didn't even get to cross. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Lunedì scorso abbiamo parlato di tavole da snowboard, mentre oggi invece dopo le tavole di che cosa potremo parlare se non di attacchi. Però prima di parlare di attacchi volevo fare una precisazione. Questi video qua sono mirati a quelli che sono principianti o comunque che non sanno come sono fatte le tavole, come sono fatti gli attacchi, eccetera eccetera. È inutile che mi venite a dire che non sono stato preciso e sono stato superficiale, perché è vero che non ho detto delle grandi cose assurde da sapere, però ci sono tante persone che non sanno che cosa hanno sotto i piedi ed è a quelle lì che in questo momento mi rivolgo. Poi un domani parleremo anche di specifiche più tecniche, però non si può partire con le specifiche tecniche perché la gente prima deve sapere le cose base. Prima però di parlare di quali attacchi e perché scegliere uno piuttosto che un altro, è giusto che sappiate come sono fatti questi attacchi, di cosa sono composti, e mi aiuterò con questo mio attacco Union Force che non uso da un po' di anni. La parte secondo me più importante è lo spoiler, cioè questo qua, perché cambia di attacco in attacco per rigidità e torsione. Se vedete, questo qua è abbastanza rigido, anche se ce ne sono di più rigidi, però insomma è abbastanza duretto, no? Mentre invece la PBJ, che ha quelli Union là, diciamo stile giamaicani, quelli sono molto più morbidi, infatti quella tavola la uso in fresca. Dopo lo spoiler, che adesso lo chiudo, abbiamo i fascioni. Io li chiamo fascioni, sinceramente non so bene come si chiamano tecnicamente, io ho sempre chiamati fascioni. E i fascioni devono avere le cricchette, queste qua, in buono stato. Adesso qui manca perché l'ho smontata, perché ovviamente, come vi dicevo, devono essere in buono stato, perché se non sono in buono stato dopo vi trovo a Campiglio in park che smadonnate perché fate un saltino di merda e quando atterrate questi si mollano perché le cricchette non hanno la cricca buona. Ok, queste qua devono essere in buono stato, perché altrimenti quando noi facciamo questo devono fare così. Se voi mettete le cricchette e quando fate così si sfila, vuol dire che la cricchetta è da cambiare, ok? Mentre invece la fascia anteriore va montata sulla punta degli scarponi, sulla punta. Non voglio più vedere nessuno che ha il fascione, questo qua, la fascetta davanti, al posto che sulla punta ce l'ha qua sulle dita. La fascia va messa sulla punta perché deve spingere il tallone contro qua, ok? Lo deve spingere contro lo spoiler, perché altrimenti se voi avete il piede qui, il piede non ha niente che lo spinge indietro e quindi non fate bene presa, ok? Quindi questa va montata sulla punta qua. Arriviamo invece sulla parte sulla quale noi appoggiamo il piede, che è questa qua. Qui le cose cambiano perché questo pezzo cambia in base alla tavola, perché non tutte le tavole hanno la boccolatura classica 4x4, no? Per esempio Barton ha fatto una boccolatura strana per un periodo che si chiamava 3D, che mi sa che adesso non fa neanche più, e invece loro adesso si sono messi a fare questa boccolatura strana, che è questa fascia in mezzo alle tavole, che le avrete sicuramente già viste. Questo perché cerco di spiegarvelo in modo molto semplice. Meno cose abbiamo sotto alla pianta del piede e più noi avremo sensibilità sulla tavola, ok? Quindi Barton ha pensato di fare queste tavole con la fessura perché in questo modo gli attacchi si fissano all'esterno dell'attacco e non sotto, e quindi abbiamo molto meno cose sotto al piede e il piede tecnicamente ha più sensibilità sulla tavola. Inoltre, avendo la fessura e non la boccolatura, si riesce a gestire il passo molto meglio perché non siamo vincolati alle boccole, ma possiamo farli slittare all'interno delle fessure e quindi decidere, non lo so, se un giorno dobbiamo andare a fare fresca, allora li possiamo svitare, spostare
indietro molto facilmente, mentre invece con la boccolatura si fa un po' più fatica perché bisogna proprio smontare tutto l'attacco e spostarli indietro, cosa che non farete mai, però io ve lo dico. Inoltre con questo non voglio dire che la boccolatura 4x4 non vada bene, perché io ho sempre usato la boccolatura 4x4 e mi sono sempre trovato da Dio, anche perché avendo le viti sotto al piede è molto più difficile che queste viti si mollino e si lasciano andare e si debba andare a stringerle, cosa che invece con le tavole di Barton con la fessura può capitare, perché essendo esterne all'attacco sono molto più soggette a tutto, praticamente botte, mica botte, graffi, ma anche gli agenti atmosferici sono molto più incisivi su quelle tavole lì, e quindi ogni tanto le viti si mollano, bisogna dargli una controllata ogni tanto, mentre invece avendo la boccolatura sotto il piede le viti stanno lì, sono ferme, non prendono acqua, non prendono niente, e quindi siamo più tranquilli. Adesso che abbiamo visto molto velocemente come sono fatti gli attacchi, le cose si complicano un pochino perché dobbiamo scegliere quali attacchi. Se per le tavole il materiale per noi che le usiamo non è così fondamentale, per gli attacchi invece non è così, perché dei buoni attacchi che costano sono quasi eterni, cioè è difficile che si lasciino andare, mentre invece degli attacchi di bassa qualità, vedi la Decathlon per dire, che li fa magari in plastica, si spaccano molto facilmente. Io ho avuto amici che hanno avuto delle pessime esperienze, per esempio con Drake, che non fa dei brutti attacchi, fa anche degli ottimi attacchi, però fa una linea di attacchi low cost, chiamiamoli così, che però non sono qualitativamente buoni. Per esempio alcuni miei amici hanno avuto problemi qua su questo pezzo del fascione che si è spaccato perché non era di buona qualità, non era flessibile, col freddo si è ghiacciato, si è rotto. Altri invece la cricca nuova di attacchi di una settimana, la cricca che non tirava più, e quindi state molto attenti ai materiali, perché il materiale deve essere di buona qualità. Un attacco di buona qualità dura anche 10-15 anni. Ad ogni modo, prima vi dicevo che lo spoiler cambia per rigidità e torsione. Questo rende l'attacco, non da solo chiaramente, però è la prova, diciamo, del 9 per valutare un attacco più rigido rispetto ad un altro, ok? E io di solito faccio così: tavola morbida, attacco morbido; tavola rigida, attacco rigido, molto semplicemente. Gli attacchi rigidi chiaramente vanno meglio su tavole da pista, da carving, da salti grossi. Gli attacchi più morbidi vanno meglio in fresca, vanno meglio in jibbing, vanno meglio su saltini piccoli medi. Una volta che vi è entrato in testa che gli attacchi devono essere di buona qualità e quindi non devono essere quelli della Decathlon o degli attacchi del cazzo, perché ragazzi sono la parte più sollecitata della tavola. I piedi li avete legati agli attacchi prima di averli legati alla tavola, e quindi ogni movimento che voi fate con i piedi state sollecitando gli attacchi, quindi devono essere buoni, ok? Buoni. E per attacchi buoni io sarò di parte, ma ragazzi con Union non sbaglierete mai. Union fa degli attacchi della Madonna, costano, lo so, costano, ma veramente io ne ho 3 paia, ma fanno tutti paura. Quello là avrà 11 anni quell'attacco là ed è ancora lì. Quindi comprate attacchi di qualità. Se Union non vi piace, volete provare altre cose, non c'è nessun problema. K2 fa degli ottimi attacchi, Ride fa degli ottimissimi attacchi, Barton anche ne ho sentito parlare molto bene, soprattutto se abbinati a tavole Barton, allora lì andate sul sicuro. Mi raccomando, non prendete degli attacchi plasticosi perché vi si spaccano, cioè non ha senso spendere 150 euro per un attacco che vi dura mezza stagione. Spendetene 250-300 e prendete un attacco che fa così, sta 10 anni attaccato alla tavola. Quell'attacco lì ha preso piante, sassi, rocce, sono rimasto sotto una slavina con quell'attacco lì, ho fatto di tutto, e quell'attacco lì è quello lì, fermo, fisso, non ho mai tirato una vite, non l'ho mai toccato ed è immobile. Poi dopo ci sono i vari modelli, per esempio Union fa il Force come questo che vi ho fatto vedere adesso, poi fa l'Atlas che invece è quello bianco che vedete sulla tavola sul muro. Insomma, ogni attacco ha la sua rigidità e la sua torsione e la sua morbidezza, come il flex della tavola. Quindi non vi sto qua a dire il Force è meglio dell'Atlas, perché non sarebbe vero, cioè
dipende da che tavola mettete. Se mettete una tavola dura, prendete un attacco magari più duro. Se volete una tavola morbida da jibbing, non mettete un force che è duro impestato. Questo è il senso. Oltre agli attacchi tradizionali, l'anno scorso Barton e K2 hanno fatto degli attacchi che svengono dal 3000 praticamente. In realtà esistevano anche 10 anni fa, che però non hanno mai sfondato. Per Barton si chiamano Step On, mentre per Union si chiamano Clicker. Ora vi metterò in giro un po' di video, un po' di fotine. Secondo me, ragazzi, sono una figata della Madonna. Vi parlerò meglio di Barton Step On per due motivi. Il primo è che rispetto a K2 lo stivale ha un aggancio anche allo spoiler dell'attacco e non solo sulla pianta del piede, cosa che invece K2 mi sembra che non abbia, però l'ho visto solo dai video, quindi se voi l'avete testato e ha l'aggancio anche sullo spoiler scrivetemelo nei commenti, perché dai video e dalle foto a me non sembra che ce l'abbia. Inoltre vi parlo meglio di Barton Step On perché conosco personalmente Albi Maffei che li ha testati e lui mi ha risposto testuali parole: ci ho fatto tripli tutto il giorno, ci ho cartellato sopra, ci ho fatto rail, ci ho fatto di tutto, ci ho picchiato contro e non sono riuscita a stressarli minimamente, cioè sono ancora lì, non è che vi si staccano, non si staccano, quindi non vi si staccano dai piedi. La roba che lui ha detto, alla quale bisogna un attimo abituarsi, è il feeling con la tavola, perché non avendo i fascioni, quando si passa dalle punte ai talloni si sente proprio la tavola sui piedi, è quella che è la cosa che a me interessa tantissimo, e non che tiri dai fascioni, quindi la sensibilità aumenta tantissimo, anche a detta di Albi. Comunque questo è quello che io avevo da dire sugli attacchi. Se dovevo dire di più, se ho dimenticato qualcosa di importante, se volete aggiungere qualcosa fatelo pure nei commenti, io rispondo sempre a tutti, mi fa molto piacere scambiare opinioni. Non perdetevi in tecnicismi perché questi video sono mirati ad amatori e a principianti, non a chi ne sa di più di me, ok? L'obiettivo è formare gente che non sa niente. Se voi sapete già tutto quello che ho detto in questo video, sono molto contento per voi. Per voi farò altri video più avanti, così da portare avanti passo a passo tutto quello che c'è da sapere dell'ambito snowboard, ok? La volta prossima parleremo di differenze di boots, che anche qua è molto importante sapere perché uno è meglio dell'altro, perché di qua, perché di là. Detto questo, spero che il video vi sia stato utile, che vi abbiate imparato qualcosa di nuovo. Se così è stato, iscrivetevi, attivate la campanellina, mettete un mi piace se vi è piaciuto o un non mi piace se non vi è piaciuto, anche se dubito perché queste robe, raga, vi servono. Dovete imparare come si fa a settappare la tavola prima di andarci. Credo di avervi detto tutto e noi ci vediamo quindi a lunedì prossimo con un nuovo bellissimo video. Ciao raga!